Ti hanno sempre detto che per registrare la chitarra servono cuffie professionali da almeno 300 euro, giusto? Sbagliato! E oggi voglio sfatare questo mito una volta per tutte. Eh sì, so benissimo la situazione in cui ti trovi. Vuoi suonare la sera senza svegliare i vicini e magari registrare le tue idee tranquillamente seduto sul tuo divano. Ma come molti hai un budget limitato. Le cuffie cosiddette professionali costano e quelle economiche sembrano tutte uguali. Ma queste One Audio Monitor 60 da circa 80 euro potrebbero cambiare tutto. Dopo averle testate per settimane con chitarre pulite, con chitarre distorte, ho scoperto quelle cose che davvero contano per noi musicisti. Ma prima di dirvele vi ricordo che trovate il link in descrizione. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e chi mi segue avrà già visto le mie recensioni di altre cuffie di casa One Audio, un marchio che si sta affermando proprio per il buonissimo rapporto qualità-prezzo. Partiamo dalle specifiche che quasi nessuno guarda. Innanzitutto l'impedenza, che è di 38 ohm ed è perfetta per le interfacce audio che troviamo in casa. La risposta in frequenza poi da 20 Hz a 40 kHz ci dice che tecnicamente siamo nell'audio high resolution, e all'interno dei padiglioni abbiamo i driver da 50 mm con magneti al neodimio. Nella scatola troviamo anche un cavo lungo 1,20 m con il microfono, un altro cavo adattatore da 3,5 mm a 6,35 mm per l'utilizzo in studio e un cavo audio da 3 metri che ti dà la libertà di muoverti e suonare in piedi. Le cuffie sono protette da una sacca morbida, rumore bellissimo. E una volta tolte dalla scatola notiamo subito la robustezza dei materiali e la possibilità di regolarle tirando le alette laterali. Possono essere ruotate di 90 gradi e questa caratteristica la rende perfetta ad esempio per il monitoraggio con un solo orecchio, ed è molto comoda per risparmiare spazio durante il trasporto. Vi racconto la mia esperienza con queste cuffie. Il primo test l'ho fatto con la chitarra clean, la chitarra pulita. La prima cosa che ho notato è innanzitutto la chiarezza, la brillantezza delle note acute. Gli accordi hanno una definizione eccellente, ogni corda si distingue perfettamente e il sustain delle note singole è molto pulito, senza distorsioni indesiderate. Ma ecco dove diventa interessante: le frequenze medie, quelle frequenze fondamentali per la chitarra, che sono in questo caso leggermente enfatizzate. Questo significa che il tuo suono risulta comunque più presente, più in faccia, come si dice in gergo, e per registrare secondo me questa è una caratteristica fantastica perché senti subito se qualcosa non va. Il secondo test l'ho fatto con una chitarra distorta. Qui le cose si complicano un pochino. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un padiglione solo e indossatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Attivando il mio pedale di distorsione preferito ho suonato alcuni riff con la tecnica del palm muting. Qui sentiamo subito che le frequenze basse sono ben controllate, non c'è quella confusione che trovi in molte cuffie economiche e in generale gli armonici vengono riprodotti con precisione. Questa è una caratteristica fondamentale quando devi sentire ogni piccolo dettaglio. Però ragazzi, vi devo dire che c'è un picco intorno ai 7 kHz che si sente. Non è fastidioso durante l'ascolto normale, ma quando registri, se hai un orecchio allenato, ci fai sicuramente caso. Ovviamente le ho confrontate con le mie cuffie da studio molto più costose e la differenza c'è, ma ragazzi è meno drammatica di quello che vi aspettereste. Innanzitutto le cuffie costose hanno una risposta in frequenza più piatta e questo è un aspetto vincente, soprattutto però nella fase di missaggio. Ma per il monitoring durante la registrazione le Monitor 60 fanno il loro lavoro egregiamente. E la vera prova è quando ho registrato una sessione completa. Ho registrato prima una base ritmica, poi ho sovrainciso diverse tracce di chitarra solista. Allora, il monitoraggio in tempo reale è eccellente, senti chiaramente la tua chitarra nel mix, ma c'è un però. Una cosa che è emersa dopo circa 2 ore consecutive di registrazione. Dopo circa 1 ora e mezza ho sentito il limite della loro pressione sulle orecchie, iniziano a stringere leggermente, non sono scomode ma non sono nemmeno le più confortevoli che abbia mai provato. Probabilmente questa fatica è dovuta anche al fatto che sono cuffie chiuse e il materiale in finta pelle tende comunque a scaldare un po'. Ma veniamo alla qualità costruttiva. Innanzitutto i cavi che sono sostituibili e questo è un dettaglio
fondamentali. Ragazzi, voi non sapete quante cuffie negli anni ho buttato perché si era rotto il cavo. Qui basta semplicemente comprarne uno nuovo e inserirlo negli appositi ingressi. La struttura secondo me di questa cuffia è molto robusta, i padiglioni auricolari sono comode e le regolazioni metalliche restano in posizione. Dopo alcune settimane poi di uso intensivo non ho notato nessun segno di cedimento e secondo me il rapporto qualità-prezzo è imbattibile in questa fascia. Per registrare la chitarra sono ottime e anche con quel leggero boost sulle frequenze medie che aiuta a sentire meglio lo strumento nel mix. C'è quella risonanza sui medi acuti che però devi tenere in considerazione e soprattutto, ragazzi, non sono ideali per mixare. Questo boost infatti sui medi ti porterebbe a fare scelte sbagliate nel mix finale. Ma chi dovrebbe comprare queste cuffie? Se sei un musicista che registra in casa con un budget al di sotto dei 90 euro, queste cuffie secondo me sono perfette. E anche se stai iniziando a fare home recording e vuoi delle cuffie affidabili senza spendere una fortuna. E invece chi dovrebbe evitarle? Sicuramente i professionisti che mixano tutto il giorno e hanno bisogno di cuffie più neutre. Spendendo poco di più potresti provare le One Audio Monitor 80 che ho recensito tempo fa, che sono cuffie aperte più lineari, oppure le Studio Max One che sono wireless e a bassissima latenza. Le ho recensite entrambi e le trovate qui sul canale. Per cui la dura verità è che le Monitor 60 non sono perfette, hanno i loro limiti, ma risolvono il 90% dei problemi dell'home recording a un terzo delle alternative professionali. Per studiare, per registrare delle demo e per divertirti vanno alla grande. Ma voi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di queste Monitor 60 o se avete delle cuffie economiche con cui vi trovate particolarmente bene. Se poi volete capire come ottimizzare l'uso di queste cuffie nel vostro home studio, oppure se volete iniziare proprio da zero a costruire il vostro spazio in casa per registrare, non dimenticate di guardare il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!